Qual è il vero obiettivo del saggio? Acquistare un giorno il completo dominio di se stesso. Ma come posso fare? Caro Lucilio, ti prego vivamente, imprimiti bene nell'animo le verità filosofiche e misura i tuoi progressi non in relazione a ciò che dici o a ciò che scrivi, ma alla fermezza del tuo animo nel dominare le passioni. Devo cercare di dominare le passioni in modo da non esserne più schiavo. Firmitas è la fermezza, ma anche la perseveranza e la stabilità morale, la stabilità dell'animo, la nostra solidità interiore, cioè non devo cedere, devo essere come un pilastro fermo immobile, capace di resistere a qualsiasi tipo di avversità. Diminuzione cupiditatum, deminutio, la riduzione dei desideri. Devo cioè sapermi controllare. Vindicate tibi significa anche questo. Essere autosufficienti si traduce nella capacità di dominare i propri impulsi, quindi dobbiamo essere capaci anche di riflettere prima di agire, prima che sia troppo tardi. Proba verba rebus, devi provare le tue parole con i fatti, quindi devo sempre essere coerente con me stesso. Il tema di fondo di questa lettera è proprio che i fatti devono andare d'accordo con le parole, cioè non è affatto un compito semplice. Seneca lo riconosce, il saggio deve però cercare di percorrere sempre la stessa via, magari non terrà sempre lo stesso passo, a volte camminerà più velocemente, altre volte sarà più lento, ma l'importante è non perdere quella strada, devo sceglierne una e seguirla sempre. Stabilisci una norma valida per sempre e adegua ad essa tutta la tua vita. Prende unam regulam ad quam vivas e poi dobbiamo adeguarci ad essa, ad anc omnem vitam tuam. Ma per poterlo fare dobbiamo esaminare bene noi stessi, cioè dobbiamo capire che cosa vogliamo, quali siano i nostri obiettivi e poi adeguare il nostro comportamento ad essi. Filosofia docet facere, non dicere. Et hoc exigit ut ad legem suam quisque vivat. Quindi questo ci insegna la filosofia, a fare, non a dire. Quindi la filosofia non deve essere appresa per saper ben parlare, per poterci vantare di fronte agli altri. Non devo istruirmi e poi pensare che gli altri siano inferiori a me. La cultura, l'istruzione ci elevano, ci nobilitano, ma non ci rendono migliori degli altri, ma ci rendono migliori per gli altri, non per costruire una ristretta elite di privilegiati. Il contrasto è palese. Chi dice di essere ciò che non è sono i declamatori, coloro che stanno nelle piazze o che si trovano in certi luoghi di cultura soltanto per esibire la propria istruzione, per dare sfoggio della propria competenza nell'arte oratoria. La declamatio era un genere della retorica ed era suddivisa tra controversie e suasorie. Le controversie erano dibattiti in cui un gruppo o cercava di accusare qualcuno oppure di difendere, erano simulazioni di processi. Dall'altro lato invece abbiamo le suasorie, cioè la persona incaricata doveva convincere un personaggio illustre ad assumere una certa linea, quindi ad agire in un certo modo, dovevano persuadere qualcuno a fare qualcosa. Bisogna evitare questo tipo di persone, perché coloro che declamano lo fanno per ottenere l'applauso degli uditori e passano da un argomento all'altro cercando di attrarre l'attenzione dei giovani e degli oziosi. Quindi lo fanno solo per esibirsi, per un puro esercizio letterario. È un'arte vuota, fine a se stessa, ci dà importanza alla forma ma non alla sostanza. Erano diventate delle semplici esibizioni. In età repubblicana si apprendevano proprio perché servivano ai futuri avvocati per difendere gli imputati nel foro, oppure in periodo elettorale, quando il magistrato aveva la necessità di saper ben parlare, di sapersi porre nel giusto modo, anche persuadendo grazie alla sua arte oratoria, quindi doveva convincere, smuovere il pubblico. Il saggio invece deve agire all'esatto opposto, quindi deve imparare non per dire ma per fare, e le nostre parole devono sempre essere in linea con i fatti. Ut opera concordent verbis, affinché le nostre opere concordino con le parole. Quindi dobbiamo cercare sempre di essere coerenti con noi stessi, trovare una via e seguirla sempre, non tornare mai indietro. Perché molto spesso le persone pensano di essere coerenti, in realtà le loro opere non concordano con le parole. Nessuno mette innanzi a sé una meta precisa e se anche lo fa non è costante, ma cambia
strada e non soltanto la cambia, ma torna indietro e rivolge i suoi passi a ciò che aveva abbandonato e condannato. Ecco il vero problema. Moltissime persone non riescono ad essere coerenti perché non sanno quello che vogliono, ma sanno ciò che vogliono solo nel momento in cui lo vogliono. Nessuno ha stabilito una volta per sempre il suo volere e il suo non volere. Quindi ogni giorno queste persone cambiano opinione perché sono insicure, non sanno ciò che vogliono, non hanno una meta, non hanno degli obiettivi. Pensate all'attualità di queste parole e poi vi dicono che la letteratura, che il latino non servono a nulla, sono dei pazzi. Queste parole sono attualissime, se noi le mettessimo in pratica la nostra società cambierebbe da così a così. I giovani, le persone in generale non hanno degli obiettivi, non sanno quale sia la propria strada perché non ci hanno mai pensato, ma soprattutto perché non hanno punti di riferimento. Dovremo iniziare a fare un profondo esame di coscienza, un'autoanalisi, capire quali siano le nostre ambizioni, le nostre speranze, i nostri sogni, i nostri desideri e poi cercare di raggiungerli, mettere in pratica, proprio avere degli obiettivi e poi perseguirli senza mai più tornare indietro, senza pentirci delle nostre scelte e soprattutto senza farci condizionare da ciò che pensano gli altri. Molto spesso le persone non fanno ciò che desiderano, ma cercano di compiacere gli altri e quindi vivono una vita che non è la loro, ma è di qualcun altro. Ecco la causa di molte infelicità ed è per quello che poi si arriva alla depressione, al suicidio o a dei gesti violenti. Però questo nasconde un altro problema: mancano delle guide, dei punti di riferimento. Dovremmo cercare di ridurre le ore della tecnologia ed essere più presenti con i nostri ragazzi, con i nostri giovani o con le persone a cui vogliamo bene che ci circondano. Dobbiamo imparare a riflettere, a fermarci. Questa è una società che ci spinge a produrre, a correre e non abbiamo mai un minuto per noi stessi. E qual è la prova? Che quando abbiamo finalmente un'ora libera entriamo in panico. Un sintomo di una malattia molto profonda, una malattia spirituale. Ma Seneca e moltissimi altri autori ci ricordano come eravamo, ci ricordano la nostra humanitas, dobbiamo recuperarla. Altro che eliminare le ore di filosofia o di letteratura latina o del latino stesso, bisognerebbe aumentare queste ore. Non facciamo l'errore di pensare che le materie importanti siano solo quelle utili, cioè quelle che mi permettono di raggiungere in poco tempo un obiettivo pratico come trovare lavoro, perché non bastano e le prove le abbiamo tutti i giorni sui giornali o al telegiornale. La sentenza che riassume tutto è la seguente: quid est sapientia? Che cos'è la sapienza? Semper idem velle atque idem nolle. Volere e non volere sempre la stessa cosa, o voglio sempre quello o quella cosa non la voglio mai, cioè so quali sono i miei obiettivi, so ciò che voglio e so ciò che non voglio e i più prendono la vita come un gioco. Quando chiedete a qualcuno cosa vorresti fare da grande, quali sono i tuoi obiettivi, vedremo, ma non lo so, magari farò quello che fanno gli altri. Ecco il problema, l'assoluta, disarmante e preoccupante, abominevole superficialità a cui ormai siamo abituati, ma di cui dovremmo liberarci. Soltanto così potremo recuperare la nostra identità e la nostra umanità. E se per raggiungere il mio obiettivo dovessi rinunciare a molte cose, perdere delle amicizie oppure avere uno stipendio più basso perché è ciò che amo, anche se non viene equamente retribuito, non importa. Paupertatis scies illa veros et certos amico retinebit. Imparerai, dice, dalla povertà. La povertà, o comunque questo grande cambiamento che ci costringerà a fare delle scelte, ci mostrerà quali sono i nostri veri amici e perderemo tutti gli altri, ma è un bene perderli perché significa che sono stati con noi per un altro motivo, per avere qualcosa da noi. Invece la povertà la devo amare proprio perché mi mostra chi mi vuole realmente bene. La cosa importante è raggiungere il proprio obiettivo affinché tu possa essere contento di te e dei beni che in te hanno origine. Attenzione, che in te hanno origine. La felicità
è dentro di noi, in interiore homine, è una condizione personale, non la trovo fuori di me, altrimenti sarò sempre schiavo di qualcos'altro. È perciò grande chi sa essere povero nella ricchezza, possiede una nobiltà d'animo, una fermezza, una risolutezza, una stabilità d'animo, non soltanto chi cade davvero nella povertà, ma anche colui che pur essendo ricco non dà importanza al denaro, nel senso che non dipende da esso, non ne è schiavo. La ricchezza non è da disprezzare, ma dipende sempre se io la considero di vitale importanza e per continuare ad averla soffoco la mia identità e perdo me stesso. Mi abituo e mi esercito a vivere come se non avessi nulla, in modo da abituarmi anche alle avversità. Devo sempre essere pronto, altrimenti cadrò in uno stato di depressione profonda. Detto anche fuori di metafora, se io sono fidanzato devo anche sapere che potrebbe anche finire, che questa storia potrebbe concludersi in maniera diversa, cioè dobbiamo anche imparare ad aspettarci un rifiuto o comunque un fallimento, ma non perché siamo sbagliati noi o perché non siamo perfetti, ma semplicemente perché queste cose accadono. Dobbiamo preparare i ragazzi anche al rifiuto, al fallimento. Alda Merini diceva: chi ama accetta anche il rifiuto perché si mette in gioco, quindi sa, può andarmi bene o può andarmi male, non importa, ma fin tanto che noi continueremo a tenere i ragazzi in una campana di vetro non cambierà mai nulla, anzi sarà sempre peggio, perché saranno abituati ad avere tutto e a sentirsi dire sempre di sì. Quando poi arriveranno i veri fallimenti o i veri rifiuti, ecco che la rabbia, la sorpresa si trasformeranno poi in femminicidi, in aggressioni o in qualsiasi altra cosa. Quindi c'è veramente un profondo esercizio da fare e va fatto fin dall'infanzia, altrimenti poi sarà troppo tardi. Bisogna scuotere l'animo dal torpore, stimolarlo e ricordargli che la natura ci ha dato ben poche esigenze. Quando abbiamo il necessario, il resto è superfluo. Non devo dare a queste cose più importanza delle cose che realmente contano, cioè della mia felicità, della mia identità e delle persone che mi circondano. Naturalmente nessuno nasce ricco, appena viene alla luce ogni essere umano deve appagarsi del latte e di un panno e basta. Però cosa succede dopo? Dopo questi inizi neppure un regno basta a saziare i suoi desideri. Vale.